io sono Livio di Gibbo Tour e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Andiamo in Ungheria, a Budapest. Queste saranno le tappe della nostra gita. Calcolate almeno 3 o 4 giorni, in base anche ai vostri orari di arrivo e partenza. Budapest è divisa in due dal Danubio. A ovest si trova Buda, collinosa, mentre ad est c'è Pest, completamente pianeggiante. Al centro 3 isole, Obuda, Isola Margherita e Cepel. L'unificazione ufficiale della città avvenne nel 1873. Come prima tappa partiamo dal Parlamento. Se non avete comprato i biglietti online, lascio il link al sito ufficiale in descrizione, sarà quasi impossibile trovare posto. Le visite guidate di circa 45 minuti sono disponibili in moltissime lingue, anche in italiano. Il Palazzo del Parlamento è davvero maestoso, il più grande dell'Ungheria, ha circa 700 sale. Lungo 268 metri, largo 123, fu terminato nel 1904, in circa 20 anni, ed è la sede della Camera dei Deputati del Parlamento ungherese. All'esterno la struttura è barocca e rinascimentale gotica, ispirato al Parlamento di Londra a Westminster. All'interno si trovano la Biblioteca del Parlamento, con 500.000 testi specializzati in diritto e pubblicazioni delle Nazioni Unite, gli uffici del Presidente della Camera, la residenza del Primo Ministro e del Presidente della Repubblica, la sala espositiva con i gioielli della corona ungherese e la cupola alta 96 metri, a cui si arriva dalla scalinata d'onore. Per le decorazioni interne sono stati utilizzati 40 kg di oro. Molto originali i portasigari numerati per le pause dei membri del Consiglio. Tappa successiva, Isola Margherita, al centro del Danubio. Formata nel 1800 dall'unione di 3 isole, Isola Balneare, Isola dei Pittori e Isola delle Lepri. Isola Margherita prende il nome dalla figlia di re Bela IV, che nel 1252 si ritirò in un monastero sull'isola, di cui sono ancora visibili i resti dopo l'invasione tartara. Si trovano piscine di acqua termale, la torre serbatoio idrico in stile Art Nouveau, protetta dall'UNESCO, e il memoriale che nel 1973 commemorava il centenario dell'unificazione della città. Il secondo giorno partiamo da Piazza degli Eroi, al cui centro si trova il monumento del millenario, con le statue dei capi delle 7 tribù magiare che fondarono l'Ungheria alla fine del IX secolo. Sulla colonna l'arcangelo Gabriele tiene nella mano la corona di Santo Stefano, primo re d'Ungheria. Nel colonnato dietro si trovano 14 statue di personaggi storici ungheresi. Sopra le allegorie della guerra e della pace. Entriamo ora nel parco municipale, Varodisget. Qui si trovano i bagni termali Széchenyi, con 3 piscine coperte e 15 coperte. Vediamo il castello Vajdahunyad, costruito in cartone e legno nel 1896 in occasione dell'Esposizione Universale. È un omaggio a 21 diversi edifici, tra cui chiese e castelli in Transilvania, legati al mito di Dracula. Piacque così tanto che venne ricostruito in pietre e mattoni. Prima di ripartire, soffermatevi al monumento dell'anonimo, notaio cronista del re ungherese Bela. Tappa successiva, la Basilica di Santo Stefano, alta 96 metri, come il Parlamento, è decorata da 50 diversi tipi di marmo. La cupola è visitabile e raggiungibile con ascensore, o salendo più di 300 scalini. La costruzione della basilica terminò nel 1906, dopo 54 anni di lavoro e un crollo. Oggi ospita la reliquia della mano destra di Santo Stefano, primo re d'Ungheria. Il terzo giorno visitiamo Buda. Partiamo dalla bella chiesa calvinista in stile neogotico e progettata dal famoso architetto Pez Shamo. Passiamo poi da Porta Vienna e dall'Archivio Nazionale d'Ungheria e arriviamo alla chiesa di Santa Maria Maddalena del 1257 e di cui rimane solo la torre dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Passiamo dal memoriale di Matteo Corvino. Dalla barocca colonna della Santissima Trinità
eretta nel 1706 in memoria delle vittime della peste, e arriviamo alla chiesa di Mattia. Il vero nome della chiesa sarebbe Nostra Signora Assunta della Collina del Castello, dedicata alla Madonna, ma viene comunemente chiamata con il nome di Mattia Corvino, Mattia il Giusto, che fu re d'Ungheria dal 1458 al 1490. Mattia Corvino è considerato eroe nazionale e la sua effigie compare sulla banconota da 1000 fiorini. Numerose leggende lo vedono protagonista, tra cui quella di viaggiare in incognito tra il popolo per scoprire inganni e malefatte dei vari signori locali. Il suo intervento riusciva alla fine a ristabilire ordine e giustizia. La chiesa risale al 1255 per volere di re Bela IV. Nel 1541 venne trasformata in una moschea dai turchi e poi passò ai gesuiti. Venne parzialmente ricostruita in stile neogotico nel 1873. Il tetto è coperto con le famose piastrelle in ceramica Lonai. All'interno si trovano pregevoli affreschi, anche in stile orientale, per rappresentare il dominio ottomano, e preziose vetrate. Subito fuori dalla chiesa possiamo ammirare la città dalla bella terrazza del Bastione dei Pescatori. Ricostruito a cavallo del 1900 su un'antica fortificazione, prende il nome dalla Corporazione dei Pescatori, incaricata di difendere questo tratto di mura durante il Medioevo. Le 7 torri simboleggiano le 7 tribù magiare. Al centro della corte si trova la statua di re Stefano I d'Ungheria. Vediamo ora Palazzo Reale o Castello di Buda del XIII secolo. Qui, all'epoca di Mattia Corvino, sostavano artisti, intellettuali e sovrani di tutta Europa. Oggi ospita la biblioteca, il museo di storia e il museo di arte contemporanea. Sul cancello d'ingresso si trova il Turul, rapace mitologico, simbolo dei Magiari. Nella Corte del Leone si trova la fontana di Mattia Corvino. Scendiamo con la storica funicolare verso il Ponte delle Catene. Il ponte fu inaugurato nel 1849 e fu il primo a collegare in modo permanente Buda e Pest. I pilastri, in stile neoclassico, sono alti 48 metri, la campata centrale è larga 202 metri e le decorazioni sono in ghisa e pietra. Una curiosità, i leoni sembrano essere senza lingua. Ed ora passiamo una bella serata tra i numerosi ruin pub, dei locali allestiti nei cortili di vecchi edifici in rovina. Questi stravaganti luoghi uniscono creatività artistica e arte del riciclo, ideali per un aperitivo in compagnia in uno stile unico. L'ultimo giorno rimaniamo nel quartiere ebraico e visitiamo la grande sinagoga. Anche qui è possibile fare una visita guidata, anche in italiano. Lascio il link per orari e biglietti in descrizione. Costruita nel 1859, può ospitare fino a 3.000 persone. È la più grande d'Europa. Gli elementi decorativi sono in stile moresco, gotico e bizantino. Nel cimitero si trova un grande salice piangente in metallo con i nomi delle vittime dell'Olocausto scritte sulle foglie. È l'albero della vita. Poco lontano si trova il memoriale a Karl Lutz, giusto tra le nazioni, un diplomatico svizzero che salvò 60.000 ebrei ungheresi durante l'Olocausto. Ed ora passeggiamo per Budapest alla ricerca delle sue statue, come quella della piccola principessa, ispirata alla figlia dell'autore, che amava giocare alla principessa con un accappatoio e una corona in carta, o quella del pittore ungherese Ignác Roscovici, e le mini statue di Kolodko, camuffate nell'arredo urbano, le scarpe sulla riva del Danubio, in ricordo della fucilazione degli ebrei nel 1945, e tante altre. Come muoversi a Budapest? La città si esplora benissimo a piedi. La metro è il mezzo di trasporto più comodo, con 4 linee e disponibilità di card e abbonamenti. Cosa mangiare a Budapest? Il guyash, piatti a base di patate, paprika, peperoni, aglio e cipolle, i cavoli ripieni, il langos, una pizza fritta, la torta dobos con 5 strati di pan di Spagna, i kurtos kalac, camini dolci da passeggio, la palacinta, una crepe con noci, uva e rum, da bere il vino Tokai e come digestivo la palinka. Cosa comprare a Budapest? Oltre ai prodotti enogastronomici già citati, ceramiche e porcellane,
tessuti e ricami tradizionali. Qui finisce la nostra visita. Iscrivetevi al canale Gibbo Tour per nuovi itinerari. Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Adagiate le liane!